Alberto Franceschini, buongiorno. Buongiorno Massimo. Buongiorno Alberto, noi ci conosciamo da diverso tempo, agiamo più o meno nello stesso mercato con le stesse intenzioni e obiettivi di lungo termine. Corretto. E tu sei il chairman di un'azienda quotata sull'EGM che Esatto, la si società chiama si chiama. che si chiama Ambro Mobiliare, che ti inviterei per piacere a descrivere brevemente, raccontando anche un po' la storia, la tua storia personale, come si è arrivati a creare Ambro Mobiliare e a quotarla a fine 2011. Allora, molto brevemente, io nasco come diciamo revisore contabile. I miei primi passi li ho svolti in una delle famose Big Four attuali. Poi sono entrato nel mondo della finanza aziendale, quindi ho sempre fatto consulenza di finanza aziendale, dove ho avuto varie esperienze. Le più importanti sono state all'interno di una società che si chiamava Rolo Finance, dove ho operato come direttore generale a metà degli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, e dove seguivamo le imprese che facevano a capo all'epoca a questa banca che si chiamava Credito Romagnolo, poi diventata gruppo Unicredit, e come consigliere d'amministrazione di una SGR, la terza SGR costituita in Italia dopo l'entrata in vigore della normativa sulle società di private equity, che si chiamava all'epoca Obiettivo Impresa, il fondo, e S più R Investimenti e Gestioni, dove sono stato amministratore delegato per un po' di anni. Successivamente sono entrato a lavorare in una società di consulenza di finanza aziendale più vicina alle PMI di caratteristiche indipendenti. Dopodiché lì ho conosciuto quello che all'epoca era uno degli amministratori, che si chiamava Alberico Lalatta, che era un vecchio personaggio del mondo della finanza molto ben reputato sulla piazza milanese, e abbiamo costituito nel 2005 questa società che adesso si chiama appunto Ambro Mobiliare, di cui lui è stato presidente fino al 2010. Io poi l'ho sostituito in questa società che si occupava e si occupa ancora di consulenza sempre di finanza alle PMI. Sono poi entrati altre persone, altri manager provenienti da aziende industriali, da società finanziarie, da intermediari, da SIM, e nel 2011 abbiamo proceduto alla quotazione di questa realtà, che aveva come mestiere principale l'affiancamento ad imprese quotate o quotande. La motivazione della quotazione del 2011 non è stata quella di raccogliere capitale, perché in realtà i capitali che abbiamo raccolto all'epoca erano modesti, ma soprattutto era stato un collocamento fatto presso amici, ma era quello di dimostrare che anche una società di consulenza di poche decine di persone poteva affrontare un processo di quotazione e quindi poter essere un esempio per tutte le PMI che volevano quotarsi e che hanno sempre visto la borsa come un argomento complicato, un processo complesso da gestire, mal di testa, e quindi noi abbiamo voluto farlo con lo spirito di dare un Un esempio esempio. e far capire che se io sono quotato, che sono una società di persone, sono in grado di poter intervenire, diciamo, in questo tipo di mercato, come può farlo qualsiasi altra impresa e qualsiasi altra azienda. Quindi questo è stato, diciamo, la motivazione. Poi dal 2011 abbiamo iniziato a sviluppare altre attività. In particolare abbiamo creato una holding di investimento, una SICAF, quello come in gergo si chiama Società di Investimento a Capitale Fisso, che si chiama 4AIM, 4AIM, perché all'epoca il mercato delle PMI si chiamava AIM, no? Era il mercato aperto da Borsa Italiana, destinato alle PMI, e che aveva ripreso il nome del mercato Del inglese, no? mercato. Quindi AIM, Alternative Investment Market. Abbiamo creato questa holding di investimento, ce la siamo fatta autorizzare da Banca d'Italia, e nel 2016 abbiamo avviato l'operatività
facendo entrare nel capitale anche degli investitori istituzionali, per cui sono entrati dei fondi pensione, sono entrate delle fondazioni bancarie e abbiamo destinato la gestione di questa società esclusivamente a investire solo ed esclusivamente in imprese quotande o quotate all'AIM a epoca e adesso invece EGM. Successivamente nel 2019 abbiamo Se ho capito, avviato. se ho capito bene, erano essenzialmente le società dove Ambro Mobiliare aveva agito come consulenze E per noi diciamo il nostro business principale è fare l'advisor finanziario Sì, per accompagnare imprese alla quotazione in borsa. Per cui questo era il braccio operativo che investiva nelle società che noi portavamo in borsa. Però abbiamo sempre lasciato agli amministratori e all'amministratore delegato di Foreign la massima libertà e autonomia nelle scelte e nelle decisioni di investimento, al punto che oggi forse il 15% del portafoglio è stato investito in società che Ambro Mobiliare ha accompagnato alla quotazione. Il resto è investito in società in cui noi non c'entriamo niente o che si sono quotate con altri advisor finanziari. ok, Proprio per dare, come dire, al mercato un segnale, noi ci siamo, ma comunque con un investimento che viene effettuato da un operatore di mercato, quindi è un operatore che deve confrontarsi col resto del mercato. E questo è avvenuto nel 2016. Poi nel 2019 abbiamo fatto partire una SIM che si chiama adesso MidSim. Anche lì abbiamo coinvolto un'altra serie di investitori esterni oltre ad Ambro Mobiliare, SIM che è diventata operativa nel 2020, nel 2021 è stata autorizzata dalla Consob a svolgere, da Borsa Italiana a svolgere l'attività di Nomad, adesso si dice EGAD, ma diciamo all'epoca si chiamava Nomad, sì, e abbiamo specializzato questa SIM in sostanzialmente due tipi di business, sempre legati al mondo delle PMI. Tutte queste iniziative create da Ambro Mobiliare sono tutte legate al sostegno e all'accompagnamento delle PMI verso il mercato dei capitali. sì. La MidSim si è, diciamo, indirizzata fin dall'inizio alla cosiddetta attività di specialist. Giusto per dare, come dire, un elemento di riferimento, le società che si quotano all'EGM o che si quotano al segmento Star devono avere obbligatoriamente per regolamento di borsa, devono avere un intermediario che funga da specialist, cioè che tutti i giorni assicuri la liquidità del titolo, quindi sia tutti i giorni, come si dice in gergo, in denaro, in lettera, quindi in domanda e offerta, sia presente diciamo, su quell'azione, su quel titolo. Questo mette nelle condizioni alla signora Maria di Voghera che vuole comprare un'azione di poterla comprare perché c'è sempre un intermediario che gliele vende, oppure se le ha di poterle vendere perché c'è l'intermediario che le compra obbligatoriamente. Questa attività di specialist, come dicevo, è un'attività prevista da regolamento e quindi ogni società che si quota deve avere uno specialist che gestisca la liquidità del titolo, non faccia market making, ma faccia sostanzialmente l'operatore di liquidità. Quindi su questo noi abbiamo focalizzato la nostra attività come SIM e la SIM oggi è il leader in assoluto sul mercato EGM perché c'è circa una settantina di clienti, di imprese che sono quotate sia al segmento Star che al mercato EGM che hanno MidSim come Magari spiega più specialist. in dettaglio la differenza tra market making e questa attività, perché market making vuol dire che ce l'hai sul book, che dovresti averle Allora, sul book market della making ce società. l'hai sul book e investi quando ritieni opportuno di poter investire perché vale la pena investire e Ah, vendi quando ritieni opportuno di dover investire. Quindi sostanzialmente è un'attività in cui la decisione spetta al market maker, quando entrare in un'azienda e quando uscire come investitore. Invece l'attività di specialist è un'attività automatica, cioè fatto 1,5 euro per azione come esempio, io mi devo mettere più o meno 4% in domanda e in offerta, quindi in denaro e in lettera. E in questo modo io sono sempre sia acquirente che venditore. È un servizio che la società quotata paga per avere questo tipo di attività
e lo specialist non interviene sulla formazione del prezzo, interviene semplicemente sulla possibilità all'investitore di comprare o vendere a un prezzo che sarà sempre più o meno 4% rispetto a un prezzo di riferimento consuntivo. Qui il market making invece interviene, compra e vende in funzione di quello che lui ritiene che siano Esatto. i prezzi di riferimento. Quindi una è un'attività automatica che viene svolta, non viene svolta in automatica con un robot, ma diciamo che è gestita perché tutti i momenti va gestita, però è Con un sempre processo un'attività, abbastanza fisso, sì. è un processo abbastanza fisso, esatto. Mhm. Perfetto. Quindi ecco, Quindi noi nel tempo abbiamo creato, diciamo, in Ambro Mobiliare abbiamo persone che hanno competenze chiamiamole di tipo progettuale, ingegneristico dal punto di vista della strutturazione finanziaria di un'operazione, quindi l'accompagnamento di un'azienda in borsa, una strutturazione di un aumento di capitale sul secondario, un'emissione di altri strumenti finanziari. E questa è l'attività che svolge Ambro Mobiliare, oltre a fare attività di M&A, quindi fare l'advisory in processi di acquisto e vendita di società o rami d'azienda, o in operazioni di finanza strutturata, quindi ottenimento di finanziamenti, project financing, acquisition financing. Questa è l'attività che viene svolta in Ambro Mobiliare da persone che fanno sostanzialmente attività di ingegnerizzazione finanziaria. In Foreign invece abbiamo concentrato la capacità di investimento, quindi il fatto di poter fare eventualmente anche market making, ma sostanzialmente è un investitore, non è un market maker, cioè, perché quando decide di investire sul medio e lungo termine. E poi abbiamo creato invece un intermediario che inizialmente faceva solo l'attività di specialist e adesso questa attività si è allargata anche al collocamento. Quindi quando noi guardiamo una impresa che potrebbe essere candidabile per un processo di quotazione, siamo in grado di strutturargli l'operazione di quotazione, investirci attraverso Foreign e collocare le altre azioni presso gli altri investitori con la SIM, di cui poi c'è l'attività di specialist, che è una delle attività che poi è nata, diciamo, inizialmente, ma che è una delle tante attività che svolge la SIM. Quindi in questo modo abbiamo una filiera completa da offrire all'imprenditore che decide di affrontare la quotazione in borsa come processo per raccogliere capitale di rischio, anziché rivolgersi a un fondo di private equity oppure a investitori suoi amici oppure alla famiglia. Ecco. esatto. Che mi dicevi, queste attività state pensando di unificarle In adesso? questo momento sono tre società separate dove ci sono anche azionisti differenti, tanto è vero che Ambro Mobiliare è stato lo sponsor, le ha create, ma oggi non ha il controllo. Come abbiamo anche dichiarato al mercato, stiamo lavorando per avviare un processo di integrazione di aggregazione di queste tre realtà. Ci stiamo studiando sopra, penso che nell'arco dell'anno dovremo arrivare a un dunque. Ecco. Bene. Diciamo Che, che oggi il mercato, gli operatori di mercato sanno che queste tre realtà lavorano facendo parte di un ecosistema. Questo tipo di percezione all'esterno non è ancora arrivata, quindi la renderemo evidente nell'arco dei prossimi 7-12 mesi. bene. Queste tre imprese che adesso saranno riunificate fanno parte di un ecosistema che Esatto. negli ultimi 10 anni ha funzionato bene. Sì, sì, noi abbiamo portato in borsa Eh, quasi 70 società sì, con quotazioni portando in borsa sia realtà praticamente start-up fino ad aziende che fanno 250 milioni di fatturato. Abbiamo portato in borsa, come dicevo, aziende che hanno avuto, sono nate, hanno avuto una crescita in settori molto innovativi. Mi viene in mente diciamo, un'azienda che era quotata, che poi è stata delistata perché è stata oggetto di un'OPA che faceva una moto elettrica nel 2014, si chiamava Energica Motor Company. Quando l'abbiamo portata in borsa aveva un fatturato di 150.000 euro, pari a 5 moto da 30.000 euro vendute. L'abbiamo portata in borsa perché comunque per arrivare a vendere delle moto ha dovuto sopportare anni e anni di prove su strada, le omologazioni dell'Unione Europea, l'omologazione americana, per cui non era una vera e propria start-up che partiva, che era partita il giorno prima, c'era comunque 6 anni di investimenti, di studi, di progettazione, di messa su strada.
e quant'altro, fino all'azienda che invece, l'azienda se vogliamo che fa il lavoro, uno dei lavori più antichi della terra, che è quello che fa il vino, che è Masi Agricola, che abbiamo portato in borsa nel 2016, che invece ha fatto un processo di quotazione finalizzato da una parte a raccogliere capitali per fare acquisizioni e dall'altra parte a mettere nelle condizioni uno degli investitori, che all'epoca era un fondo di private equity, di poter disinvestire la sua quota e quindi trovare attraverso la quotazione in borsa una modalità di uscita da questo investimento. Quindi abbiamo visto di tutto, appunto dalla startup al mondo vinicolo, dal settore della cyber security al settore alberghiero, quindi il mercato borsistico, da quello che è il nostro punto di vista, è un mercato che guarda in maniera interessata qualsiasi settore industriale, purché l'azienda candidata presenti un progetto di crescita importante e sostenuto, quindi dove a quel punto la quotazione diventa lo strumento per raccogliere capitali, per acquisire immagine, per diventare un centro di attrazione di risorse umane qualificate, per poter essere, come dire, oggetto anche di successive operazioni, magari di rivendita. Cioè, tutti i delisting che sono avvenuti sono delisting che sono il risultato di un processo aziendale che ha visto l'entrata in borsa, il compimento di un piano industriale voluto dall'imprenditore e poi alla fine diciamo, la decisione finale di dire io ho portato l'azienda fino a questo livello, adesso la cedo a un altro investitore finanziario industriale che sia, e diventa anche più facile cedere un'azienda quotata rispetto a un'azienda non quotata perché i numeri sono visibili, tutto è estremamente trasparente, le due diligence sono molto semplici da fare e la negoziazione sul prezzo, diciamo, c'è un punto di riferimento che è il valore di borsa, ma poi dopo ovviamente dipende molto da quello che è l'intenzione effettiva dell'imprenditore di arrivare a una cessione. Quindi dicevamo, voi come altri operatori che fanno lo stesso mestiere, sto pensando a IRTOP, a Integre, a Envent, che sono poi le SIM che portano le società in borsa e raccolgono i capitali, sono stati parte di un sistema che ha funzionato bene, nel senso che, come dicevi tu, sono arrivate essenzialmente su AIMA, ora EGM, centinaia, no, di società in questi 10 anni. Ah sì, certo. Ehm, quindi dal lato dell'offerta il sistema ha funzionato. Se andiamo a vedere però dal lato della domanda, mm, è noto e ne abbiamo parlato a lungo nei nostri podcast, il fatto che una volta quotate, queste società si trovano in difficoltà perché la liquidità del titolo, al di là dell'effort dello specialist come MidSim, è comunque limitata perché mancano degli investitori di lungo periodo, degli investitori istituzionali di lungo periodo. Assolutamente. Qual è la tua visione su questo? Allora, diciamo che il mercato AIM prima e GM dopo è un mercato che ha avuto una crescita più o meno graduale fino al 2016-2017, poche aziende, una decina all'anno, non di più, che arrivavano sul mercato con un po' di fondi istituzionali che investivano. Poi sono entrati i PIR, sono entrati in vigore i peer, e a quel punto la massa di liquidità che è arrivata su questo mercato ha consentito di fare un salto di qualità, non solo in termini di numero di operazioni, perché si è passati dalle 10, 15 alle 25, 30 operazioni, 40 operazioni all'anno di quotazione, ma anche a livello dimensionale sono arrivate società di dimensioni più consistenti. Quindi prima i collocamenti erano le aziende che potevano avere dei valori fra i 10 e i 40-50 milioni, dopodiché pian piano ci si è spostati a realtà che avevano dei valori già in sede di quotazione e valutazione superiore ai 150-200 milioni. Perché i peer effettivamente, grazie a questa asset allocation prevista dalla normativa che obbligava gli investitori, i gestori a investire nel mondo delle small e mid cap, comunque ha portato discreti capitali su questo mercato. Poi purtroppo questa spinta
dopo i primi 5 anni di funzionamento dei PIR, quindi nel 2023 si è esaurita perché i PIR sono andati a scadenza, gli investitori, che poi sono risparmiatori, non è che sono altro, quindi risparmiatori individuali, al compimento del quinto anno, vista anche la redditività che i PIR hanno consentito di poter ottenere, una redditività importante, hanno deciso di a questo punto portare a casa i rendimenti, quindi hanno smontato le loro gestioni, si sono portati a casa i rendimenti e il capitale e hanno reinvestito in nuovi PIR importi sensibilmente più modesti. Quindi da una grossa ondata di liquidità che è partita nel 2018, ci si è trovati nel 2023 con una quantità di riscatti maggiore rispetto a quello che erano i nuovi afflussi nel mondo dei PIR, Riscatti che ho fatto questo punto diverse volte, non erano necessari. che non erano necessari assolutamente. Però Cioè, sai, cioè il momento in cui... il vantaggio dei PIR, il vantaggio fiscale dei PIR non è che viene a scadenza, come hai detto tu, Ah, no, no, certo. cioè viene a compimento. Quindi se tu hai il PIR dopo 5 anni, per 5 anni, da allora in poi sei esentasse. Sì, sì, Anche esatto. se lo mantiene anche al sesto, settimo, all'ennesimo anno, rimane così. Per È cui, così. tra l'altro, chi ha venduto i PIR nel 2023, magari per comprare il BTP valore, non è che abbia fatto un grande investimento, anzi, perché i mercati hanno continuato a far bene, mentre i riscatti dei PIR hanno avuto un effetto dannoso Assolutamente. sulle GM perché? Perché ci sono stati questi riscatti a questo punto forzati da parte dei fondi, dei grandi fondi PIR che erano nati già nel 2017, che hanno dovuto vendere forzatamente per far fronte ai riscatti, provocando in molti casi dei grandi problemi di liquidità alle aziende più piccole e quindi forzando il prezzo alla riduzione del prezzo, cosa che Assolutamente. è diventata sempre più evidente dal 23 del 24 in poi. Questa è una cosa che tra l'altro hanno uscito molto alle aziende e anche a fondi come Foraim e come il Made in Italy Fund che erano investiti pesantemente in questi titoli. Quindi Assolutamente, è così. la nostra frustrazione è stata quella di vedere in gran parte aziende che continuavano a far bene, mostrare bilanci in crescita, profittabilità, eccetera, quindi i fondamentali andavano in una direzione e il prezzo invece scendeva. Poi c'è stato certo anche l'aumento dei tassi di interesse, c'è stata l'Ucraina e tutto il resto, però il grosso della discesa dei prezzi delle GM ha a che fare con questa ondata di riscatti dei PIR che, come dici tu, non sono stati sostituiti da una domanda ehm, continua, perché se Assolutamente. il problema non è soltanto i riscatti, il problema è anche che dal 2018 in poi non ci sono state nuove sottoscrizioni, perché se ci fossero state nuove Sì, no, sì, sottoscrizioni, sono molto basse, quindi questo ha fatto sì che appunto siamo a un saldo continuo negativo sui tra PIR. l'altro erano partiti anche i PIR alternativi che molto più dei PIR ordinari erano focalizzati sulle small cap, peccato che i PIR alternativi sono stati proprio concepiti per investire in aziende non quotate, Infatti, che è un po' una è contraddizione una contraddizione. dello spirito della legge sui Assolutamente. PIR, perché la legge sui PIR dovrebbe incentivare la quotazione, quindi dare una mano a aziende che fanno lo sforzo e prendono la decisione di quotarsi. Assolutamente. Assolutamente. Creando i PIR alternativi e dedicando più dell'80% di PIR alternativi a titoli a società non quotate, è come dire, è meglio che non ti quoti perché Esatto. così hai i soldi dei PIR alternativi rispetto a quotarsi, giusto? Quindi, allora, questo uno. L'altro elemento è che noi in Italia non abbiamo mai avuto una classe di investitori istituzionali di lungo termine, perché il PIR
è un investitore istituzionale di breve medio termine, perché hai 5 anni, dal quinto anno, ehm, e a noi quello che mancano sono gli investitori oltre i 5 anni, o meglio, Certo. noi abbiamo tanti investitori di lungo termine, che sono i fondi pensione, le casse professionali, le casse di previdenza e le assicurazioni, ma il loro intervento e la loro presenza nell'economia reale italiana è modestissima. Allora, noi come Ambro Immobiliare abbiamo avviato un po' di anni fa un ufficio studi che è composto da alcuni analisti interni, diciamo, si avvale anche di un paio di avvocati esterni, di alcuni studi legali nostri amici e di alcuni operatori di borsa di altre SIM oltre alla nostra MidSIM. No? Con questo gruppo di persone facciamo dei brainstorming periodici e tiriamo fuori ogni 2 o 3 mesi dei report che cerchiamo di scrivere in un linguaggio semplice che possa essere comprensibile per un imprenditore che non è che tutti i giorni si legge Milano Finanza oppure si guarda gli schermi di Bloomberg e in questo modo possa capire un po' come funziona e la borsa in generale e le tecniche di borsa. Con questo ufficio studi noi ormai sono 4 anni che monitoriamo queste categorie di investitori di lungo termine, cioè le assicurazioni, le casse di previdenza e i fondi pensione. Eh, Sono tutti investitori che hanno enormi disponibilità. Allora, le assicurazioni hanno all'incirca 1.000 miliardi di riserve tecniche vita, perché poi l'assicurazione, un conto sono i danni, dove le riserve tecniche devono tenerle liquide perché il danno può verificarsi il giorno dopo la sottoscrizione della polizza e io devo essere pronto a risarcire l'assicurato. Mentre quando stipolo un'assicurazione vita faccio già dei calcoli attuariali per cui so che la durata media di una polizza vita è intorno ai 17-18 anni, giù di lì. Quindi. E diciamo, queste polizze vita creano riserve che l'assicurazione gestisce e stiamo parlando di 1.000 miliardi, di cui circa 800-820 sono riserve tecniche di assicurazioni vita pure e circa 150-180 miliardi sono polizze vita cosiddette unit linked, quindi un pochino più investite in strumenti finanziari complessi. Di questi 1.000 miliardi investiti sul mercato azionario in generale è circa il 5% Mondiale. mondiale. Quindi le assicurazioni italiane, sto parlando dati reperibili pubblicamente, ma noi abbiamo nel nostro sito web di Ambro Mobiliare, che come tutte le società quotate all'EGM devono avere un sito web con una serie di pagine abbastanza analitiche e capillari su quello che sono le informazioni sugli azionisti, ma abbiamo anche una pagina dedicata al nostro ufficio studi e lì ci sono tutti i report e tra questi report c'è anche questo studio che abbiamo fatto, che abbiamo pubblicato più o meno un paio di mesi fa, 3 mesi fa. Il confronto del comportamento delle assicurazioni italiane rispetto alla media europea è estremamente singolare, perché a livello europeo, quindi tutte le altre assicurazioni francesi, spagnole, tedesche, olandesi, inglesi, hanno un'esposizione sull'azionario che va intorno al 20% di media, tra il 20 e il 25%. Le assicurazioni italiane sono invece al 5%. Cosa significa? Significa che le gestioni è vero che sono più prudenti, ma anche vero che rendono poco, perché alla fine della fiera l'azionario nel lungo termine rende sempre di più, cioè non esiste una statistica che contraddica il fatto che in un'ottica di rendimento superiore ai 10 anni l'azionario non abbia reso di più dell'obbligazionario, sempre, da quando esiste la borsa valori sul globo terracqueo. Quindi le assicurazioni italiane quindi danno un rendimento più basso e quindi ovviamente penalizza se vogliamo gli investitori, però se questo è il modo di comportarsi, francamente diventa difficile, come dire, riuscire a coinvolgerli. Noi, tra E l'altro, all'interno, scusa, all'interno di questo 5% l'Italia rappresenta una... ma francamente non siamo neanche arrivati a quel punto, perché su 50 miliardi c'è poco da dire, perché comunque sappiamo benissimo che la maggior parte delle assicurazioni, e sto parlando di assicurazioni italiane, le due principali, Unipol e Generali, sono investite in titoli diciamo, del BIP 30, del vecchio BIP 30, Il quindi 40. le banche, le compagnie di Stato, le associazioni da Eni a Terna a Leonardo e poco altro, ma
non c'è un investimento da parte delle Generali in una Ma società, ma anche scusa, media. quindi per specificare, questo 5% di cui tu hai parlato sono azioni globali o Sono azioni... azioni globali di se- cui probabilmente una parte sono le azioni del MIB 40, una parte molto piccola, infinitesima, esatto, qualche miliardo, ecco, qualche miliardo e questo miliardo ovviamente è investito nei large cap del nel large 1040. cap. E quindi Quindi, questo è il mondo assicurativo. se- Fondi pensione. Fondi pensione su quello su cui ci siamo concentrati di più perché i fondi pensione come le casse professionali, quindi stiamo parlando di due dati molto simili, sono una forma di risparmio forzato, non è un risparmio obbligatorio, nel senso che non c'è nessuna legge che ti obbliga a versare dei contributi in un fondo pensione, però sostanzialmente rientrando i contributi dei fondi pensione in accordi sindacali, nella maggior parte dei casi, a meno che il dipendente decida di volontariamente di escluderlo, ma tutti i mesi il cedolino si porta via una piccola quota a favore del fondo pensione. Per cui abbiamo questi fondi pensione che vengono ogni mese alimentati da contributi che arrivano dai dipendenti e dai lavoratori italiani e vengono poi dopo investiti. E in questo caso l'analisi macro dei fondi pensione italiani rispetto al mondo dei fondi pensione europeo le vede abbastanza allineati, più o meno tra il 20 e il 25%. C'è una componente azionaria esattamente come a livello europeo, quindi c'è questo diciamo, allineamento sulla propensione al rischio dei fondi pensione italiani rispetto alla media europea. Quello che invece è singolare è che di questo 20-25%, adesso per andare su dei numeri, i fondi pensione sono 170 miliardi, se non ricordo male, più o meno 36-37 miliardi è la componente azionaria, di questi 36 miliardi di componente azionaria, 34 sono investiti all'estero e 3 o 4 miliardi sono investiti in Italia. e Anche quelli qui investiti in Italia anche qui nel MIB 40. Tieni conto che Banco BPM vede tra i suoi soci ENPAM, cioè il fondo pensione dei medici, e poi mi pare il fondo pensione degli artigiani, adesso qualcos'altro, se non Sì, ricordo più bene. sì, sì, ma sono casi sporadici. No? Casi Questo è sporadici. uno studio che avevo fatto anch'io, penso a fine 2023, avevo fatto un paper di cui ho parlato, che è disponibile, dove calcolavo che tra fondi pensione e casse di previdenza c'erano 300 miliardi in gestione. Sì, sì, corretto. E la conclusione era che bastava un 1% di questi 300 miliardi, 3 miliardi investiti nelle piccole e medie aziende italiane per risolvere tutti i problemi di Ah, sì, liquidità sì, di cui certo, stiamo certo, certo. parlando. Allora, giusto per farti un altro riferimento, ehm, si- la maggior parte dei fondi pensione stranieri, cioè parlo per esempio quelli americani, investono esclusivamente o quasi esclusivamente negli Stati Uniti. Quindi, Beh, certo, perché negli Stati Uniti, anzi, negli Stati Uniti non investono soltanto i fondi pensione statunitensi, li investe tutto il mondo, tanto è vero che allora, gli Stati Uniti rappresentano assolutamente. adesso il 70% dell'MSCI World. Sì, 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 ma è così. Ah, Allora, dunque, giusto sto andando a vedere, adesso ho ripreso, allora, nel 2023 i fondi pensione gestivano 189, quasi 190 miliardi, di cui investiti all'estero una cifra, appunto, come ti dicevo, colossale, e diciamo investiti sull'azionario italiano più o meno 3 miliardi e 9. Le casse professionali invece hanno altrettanti, un importo che è intorno ai 114 miliardi, per cui siamo intorno ai famosi 310 miliardi che dicevi tu. Anche in questo caso la maggior parte sono investiti per quanto riguarda la parte azionaria all'estero. Noi a fronte di questo lavoro abbiamo fatto anche un'analisi più puntuale su alcuni fondi pensione specifici. In particolare, il primo fondo pensione che abbiamo preso in considerazione è il fondo Cometa. Si chiama Cometa perché è il fondo pensione dei metalmeccanici, quindi diciamo una categoria di lavoratori importante in Italia. Il fondo Cometa
più o meno gestisce 10 miliardi, cioè ogni mese riceve continuamente contributi dai vari metalmeccanici e dipendenti dalle società che hanno come, come contratto base il contratto dei metalmeccanici e ha investito più o meno 10 miliardi. Allora, di questo importo, il fondo pensione Cometa, allora più o meno hanno di questi 10 miliardi, anzi gli investimenti complessivi sono la bella cifra di quasi 14 miliardi, 13 miliardi e 9. Di questi 13 miliardi e 9, la quota azionaria complessiva, quindi quanto è investito in azione, stiamo parlando di 2 miliardi e 790 milioni. Quindi, come ti dicevo, rientra un po' nella media europea, siamo intorno al 26% del totale del patrimonio gestito. Peccato che di questi 2 miliardi e 8, un pochino meno di 2 miliardi e 790 siano investiti in azioni estere e 32 milioni, quindi 2 miliardi e 8, quasi 2 miliardi e 7 spicci, 780, 790, investiti su azioni estere e 32 milioni investiti su azioni italiane. Quindi una roba. Allora, io sono un metalmeccanico, dipendente di un'azienda metalmeccanica italiana, verso i contributi al fondo Cometa, il fondo Cometa prende i miei soldi e li va a investire all'estero, magari in aziende metalmeccaniche straniere che fanno concorrenza all'azienda metalmeccanica per la quale io lavoro. Cioè, Questa è veramente un'assurdità. Se parli col fondo pensione, però ti dicono, il nostro obiettivo è quello di massimizzare il rendimento verso il rischio di questo patrimonio che ci è dato in gestione, per cui la nostra asset allocation deve riflettere le nostre aspettative di rendimento, eccetera. Per cui loro si fanno aiutare anche da consulenti internazionali certo, che fanno certo. Sì, tipicamente sì, il ma questo lavoro qui, di questo è dire un ragionamento che oggi come oggi non ha senso. Allora, la prima non ha obiezione è mai quella che avuto dici tu, senso. Sì, non ha senso per il semplice motivo. Intanto io godo di un risparmio forzato. sì. Per cui sono privilegiato dalla normativa, più che da una legge specifica, da una normativa che mi mette nelle condizioni di raccogliere denaro senza che ci sia un consulente finanziario, come può essere Fideura, Generali, Mediolanum, queste Azimut, che invece devono convincere gli investitori e renderlo cosciente che quello è un investimento con determinati rischi e un possibile rapporto rischio-rendimento. Qui invece loro raccolgono denaro forzatamente, quindi vanno a investirlo e sostanzialmente depauperano l'economia, le paure dell'economia italiana. Diciamo, Quindi non questo, depauperano, diciamo che non fanno quello che avrebbe senso che i fondi pensioni facessero, cioè no, allora, un sano, come si dice, home bias. Perché tu ecco, dici, negli Stati Uniti il grosso è investito negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono un mercato enorme e ecco, anzi, allora noi siamo andati io in parte ti seguo, però in parte quando tu dici sì, però io devo cercare il massimo rendimento, no, noi siamo no, andati a. dai, non è quello che dico io, No, 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 è quello che dicono i fondi pensione, cioè Eh, io eh, considero queste tue eh, obiezioni perché le ho sentite dai eh, vari gestori, tutto, no? tutto. Allora, noi abbiamo preso del fondo Cometa, siamo andati a vedere l'asset allocation che loro pubblicano sul loro sito. Premesso che i dati che vengono pubblicati dai vari fondi pensione sui rispettivi siti o sui documenti che vengono resi pubblici e quindi leggibili da chiunque, sono dati sempre parziali. Purtroppo non siamo come invece in Svezia, dove l'equivalente del loro INPS pubblica tutti gli investimenti che sono stati effettuati fino ai 100.000 euro, vengono tutti pubblicati. Quindi Incidentalmente non hai parlato dell'INPS, perché non ho parlato dell'INPS, ecco. Tieni conto che l'INPS svedese, che ha vari pilastri di raccolta di contributi, per l'ultimo pilastro, quindi quello che è dedicato a chi riceve degli stipendi molto alti, prevede che gli investimenti vengano effettuati quasi esclusivamente in azioni e o fondi di venture capital, di mentre private equity. l'INPS, L'INPS nostro investe in titoli dello Stato italiano un po' di immobili, fine della partita. Quindi, pazzesco. ecco. Comunque, tornando al discorso di Cometa, noi siamo andati a vedere, controllando nel loro sito, quello che è l'asset allocation azionaria, quindi siamo andati a vedere le azioni nei quali hanno investito. Allora, hanno investito in Microsoft, Amazon, Nvidia, Google Alphabet e Vabbè, queste. E vabbè, certo. ci può stare, per carità di L'indice. Dio. Mm. Poi però sono andati a investire in
aziende francesi come la Legrand. La Legrand produce interruttori elettrici, è un concorrente della nostra Gewis, per dire. In Coneoi, che è un'azienda che fa ascensori, ma che è un'azienda sostanzialmente un'azienda metalmeccanica, che è concorrente di una marea di aziende metalmeccaniche italiane. Hanno investito in Capgemini, che è una società di engineering e di consulenza, che è concorrente, per esempio, cioè che ha un comparable in Italia che può essere la Maire Tecnimont. Perché hanno investito nella Capgemini e non nella Maire Tecnimont? Ti sto prendendo società che hanno una large cap, perché Maire Tecnimont vale miliardi in Sì. borsa, non è l'azienda quotata all'EGM che vale 20 milioni, no? Quindi hanno investito nella Lear, la Lear che è una società che è conosciuta perché fa i jet, ma è anche un produttore di componentistica per il settore delle automobili. E anche lì ho investito in aziende che sono concorrenti dei produttori di componentistica auto che vengono, diciamo, che operano in Italia. Quindi, e noi abbiamo fatto tutte le società che abbiamo trovato, nelle quali diciamo, il fondo pensione Cometa ha investito, abbiamo trovato almeno un comparable quotato in Italia di Certo. medio-grandi dimensioni che ha avuto nei 5 anni antecedenti un rendimento maggiore. Con questo per dire che non è vero che non trovi dei buoni investimenti anche in Italia, li puoi trovare. Eh, Certo che devi avere un consulente che ti aiuti a investire qui. Loro invece, come parlo di Cometa, ma come tutti gli altri fondi pensione, vanno a dare mandati di gestione a grandi operatori internazionali che vanno a investire nei paesi che meglio conoscono, e cioè Non gli Stati solo, Uniti. non solo che meglio conoscono, ma che sono più rappresentati nell'indice delle azioni mondiali, perché Esatto, è il cane che si morde la coda. il Il cane che si mercato morde la coda. italiano è piccolo perché non ci sono investitori che investono nel mercato, non ci sono investitori domestici che investono nel mercato, e quindi è piccolo anche all'interno di World Equities, e quindi Sì. si giustifica paradossalmente l'investimento piccolo in Italia. Ecco, bisogna fare come fanno i francesi. I Eh, francesi che sono sciovinisti, credono nel loro paese e la mentalità che proviene dal governo e quindi le indicazioni che promanano dal governo fino alle indicazioni che vengono date dal mondo della gestione del risparmio francese è quello di dire la Francia deve essere il primo mercato sul quale i soldi raccolti dai francesi devono essere investiti, soprattutto i soldi di medio-lungo termine. Quindi, siccome non si capisce perché i francesi lo devono fare e noi no, avendo noi un tasso di risparmio molto superiore a quello francese, è chiaro che è un cane che si morde la coda. Noi in questo momento produciamo risparmio e andiamo a trasferirlo all'estero. Produciamo capitale umano di bravi ragazzi che si laureano in università considerate molto buone a livello mondiale e le trasferiamo all'estero. Questo è un po' il tema generale. Adesso io sto facendo qualche ragionamento che esula, no? Però per dirti che tornando ai fondi pensione, se a noi manca questa categoria, bisognerebbe prendere esempio dai francesi, non è che c'è molto da inventare sotto il sole, che è quello di dire io che sono un fondo pensione e raccolgo in Italia, devo riportare e devo mantenere in Italia questo risparmio per favorire l'economia, per favorire la nascita di nuove imprese e dare continuità occupazionale a quelli che oggi mi versano i contributi. E come si Quindi, fa? Come si fa? Perché ci allora, sono come si state fa? voci che hanno promulgato, hanno sponsorizzato e favorito l'obbligatorietà Ecco, di allora questo ci sono, investimento. diciamo che fino a prima che mi prendo, come dire, la responsabilità o comunque l'onore, fino a prima che noi pubblicassimo questo report, era un argomento sostanzialmente non preso in considerazione da nessuno. Nessuno aveva mai avuto contezza di questo tipo di argomento, né a livello di diciamo, ambito del risparmio gestito, né a livello tantomeno governativo o regolamentare. Poi abbiamo cominciato a far uscire questo tipo di indicazioni Beh, e io nel siamo mio arrivati. piccolo avevo scritto, eh. Sì, però appunto Sì, eravamo tutti quanti delle vox clamantis in deserto, cioè correct. tu ne hai parlato, io facevo qualche cenno, il capo dell'ufficio studi di Equita, anche lui aveva qualche cosa, qualche professore universitario si era cominciato a interessare alla questione, ma sostanzialmente erano argomenti, non dico tabù, ma quasi. Con questo report, che ormai siamo al quarto anno, siamo riusciti a diffonderlo e a portarlo sul tavolo
prima dei regolatori, quindi è arrivato sul tavolo della Consob, è andato all'ufficio studi di Banca d'Italia e siamo riusciti a farlo arrivare anche alla politica, teoricamente con la P maiuscola. Quindi oggi il nostro report, l'ultimo, è finito sul tavolo della commissione parlamentare che fa la vigilanza sulla gestione dei fondi pensione delle casse di previdenza ed è andato per la prima volta 2 mesi fa. Sono saltati sulla sedia perché loro fanno audizioni regolari ogni mese con fondi pensione e non hanno mai affrontato l'argomento: ma dove li mettete sti soldi? Perché li mettete tutti negli Stati Uniti? Perché li mettete in aziende francesi, svedesi, inglesi, tedesche, non li mettete nelle aziende italiane? Che è sta storia? Quindi diciamo che per Poi la prima c'è, scusa, volta. poi c'è anche una confusione, c'è anche la confusione che quando vanno a vedere chi gestisce questi soldi, dicono ci sono SGR italiane che gestiscono, per Sì, cui, però e non poi ne li riceve. diamo, li diamo a SGR italiane. Peccato che queste SGR italiane poi investono anche loro fuori Ecco, dall'Italia. però anche qui abbiamo quello che abbiamo verificato è che c'è una tendenza comune di tutti i fondi pensione ad affidare i comparti azionari a gestori esteri. Vergogna. Mentre sul comparto obbligazionario le gestioni sono affidate ai grandi gestori italiani, che poi sono Generali, Fideuram, Eurizon e qualcun altro, Amundi, sì, Amundi, Anima. ecco, e Anima, in realtà sui comparti azionari la preponderanza è sui gestori tipo BlackRock, per fare un nome di BlackRock, quei JP Morgan, Morgan JP Morgan. Ecco, Stanley. giusto per dirti, fondo Cometa, tutto l'azionario è in mano a BlackRock. Ovviamente il mercato di maggior riferimento di BlackRock è il mercato degli Stati Uniti e quindi i soldi finiscono prevalentemente lì. Quindi questo è, diciamo, la questione. Quindi No, ma quello questo che ti deriva volevo da una dire, normativa, eh? quello che ti volevo precisare, è che se immagina che invece di darli a BlackRock li avessero dati a Horizon, il mandato del fondo è comunque quello di investire Esatto, in azioni globali, per cui anche assolutamente. Horizon le avrebbe investite più o meno in quella maniera, perché Sì, sì, no, ma infatti. anche Horizon gestisce fondi US, fondi global, eccetera, per No, no, cui ma non è questione di chi gestisce, è questione del mandato di del gestione. mandato di gestione. Il perché è un problema di normativa, cioè la normativa sulla gestione dei fondi pensione, che è una normativa ormai di 20 anni fa, che è del 2005, è una normativa che non è mai stata oggetto di modifica, cioè il mondo è cambiato e i fondi pensione continuano a fare riferimento per quanto riguarda i principi generali a una normativa di 20 anni fa, che è un mondo che non esiste più. E quindi questo bisognerebbe, come dire, modificare i principi di quella normativa, cosa che è stata modificata per esempio in Francia. In Francia ormai diciamo, la normativa prevede una priorità agli investimenti in Francia. In Svezia, come ti dicevo, l'INPS svedese nelle sue indicazioni di gestione è prioritariamente previsto l'investimento nei paesi della Scandinavia e in Svezia. Quindi non è una cosa, come dire, che in questo momento non si possa non tenerne conto. E quindi questo è certo che quindi avevamo i peer che sono spariti, ci mancano i fondi, diciamo, gli investitori istituzionali di lungo termine e quindi ovviamente il mercato borsistico ne risente a livello sia di imprese che si quotano che a livello di liquidità dei titoli. Anche quello è l'altro paradosso, è che se uno dice ai fondi pensione investite nelle mid e small cap, loro dicono, ah, guarda l'EGM, è pieno di titoli che poi fanno riferimento, sai, quando non c'è la volontà fanno sempre riferimento Sì, a casi certo, estremi, c'era il caso Bion, eccetera, no? certo, Mentre non si rendono conto del fatto che è un, bisogna invertire quello che è un circolo vizioso in un circolo virtuoso, perché se ci fossero capitali, se ci fossero investimenti dedicati all'economia, poi parliamo anche del concetto di economia reale che secondo me è fuorviante, però mettiamolo da parte per un attimo. Eh, se ci fosse un investimento, ripeto, non stravolgendo l'asset allocation, basterebbe un 1%, un 2% certo. investito Sì, sì, nell'economia infatti, italiana, quello cambierebbe tutto, perché è chiaro che assolutamente. se ci fosse questo investimento, il mercato funzionerebbe, le aziende riceverebbero capitali, altri investitori sarebbero portati a investire negli stessi fondi, per cui diventerebbe un circolo virtuoso Assolutamente. eh,
che è il contrario di quello che è successo, perché io ho fatto vedere dei grafici che mostrano che negli ultimi, da quando sono iniziati i riscatti dei PIR a metà del 2022, il MIP 40 ha fatto il 50%, l'EGM ha perso il 15%, È così. che è pazzesco. Sì, sì. Infatti Se, oggi tu trovi sull'EGM delle società che hanno una valutazione ridicola, cioè stiamo parlando di 2 o 3 volte l'EBITDA e sono degli affari clamorosi. Poi è eh, chiaro che uno investe e poi dopo facile investire, magari è un pochino più difficile disinvestire, ma se uno si pone in un'ottica di medio-lungo termine, sono tutti investimenti che possono avere una grandissima Ma è più soddisfazione, eh. difficile disinvestire proprio perché non c'è la liquidità. Se ci fosse questo sistema Certo, virtuoso, si creerebbe anche più liquidità, per cui sarebbe anche più facile disinvestire, se vuoi. assolutamente. È così. Mentre invece se lo dici ai fondi pensione, uno dicono appunto questa cosa della rischiosità, poi un'altra cosa che dicono, che anche questa è paradossale, è che in realtà se vai a vedere loro hanno fatto investimenti nell'economia reale e nel mondo del non quotato, venture Eh, capital e private Sì, sì, equity. questo è stato, allora, per un fondo pensione andare a investire nel mondo del venture capital e private equity è una, come dire, un sistema per dare un po' un contentino, no? Ah, Io destino probabilmente adesso io non so Cometa quanto abbia investito nel private equity o nel venture capital, se ha investito, ma so che Empam, così come che quel fondo pensione dei medici, che so che anche la Cassa degli Avvocati hanno fatto degli investimenti, ma stiamo parlando di qualche centinaia di milioni di euro su decine di miliardi di investimenti. Poi alcuni di questi investimenti sono stati spintaneamente indirizzati da parte del Fondo Strategico Italiano, del FEI, quindi di tutta una serie di organismi o nazionali o comunitari, come appunto il FEI. c'è Eh, anche CDP Ventures, c'è anche CDP Venture che ha raccolto attraverso i fondi pensione, quindi in un qualche modo c'è stato questo tipo di ehm, di focus. indirizzo governativo, mettiamola così, o comunque di indirizzo pubblico, cosa che invece non è avvenuto con le società quotate. Che è un Eh, paradosso assurdo perché se vuoi, anzi, se vuoi, è proprio oggettivamente così, società non quotate, società che sono a in un grado di sviluppo ancora precedente a quelle delle small cap che si quotano, sono per definizione molto più rischiose. certo. Cioè hanno un tasso di fallimento molto superiore a quello di società già quotate che hanno già fatto un percorso aiutati Questo da Ambro Immobiliare e Questo altri. è il primo elemento. Il secondo elemento, aggiungo che le società che investono, diciamo, le SGR che investono che gestiscono fondi di private equity, poi da qualche parte devono piazzare gli investimenti che hanno effettuati. Se io non rendo la borsa un canale di smobilizzo, l'unica cosa che posso fare è investire e trovare un altro fondo che Nel mi ricompri le mie secondario, quote. Ecco, diventa... e quindi No, riduco la dimensione dell'investimento, riduco diciamo, il segmento di investimento, vado a fare investimenti poco rischiosi e quindi un po' ingesso anche lì il mercato. l'unico vantaggio, tra virgolette, di investire in questi fondi non quotati è che non vedi la quotazione del titolo, per cui Certo, sembra che non sia il rischio. È come con il mattone, no? Come si dice con certo. l'immobiliare. Si fa lo stesso errore. Questo mi porta alla cosa che dicevo prima. Quando si parla di questi investimenti nelle small cap, nelle PMI, si fa riferimento a questo concetto di economia reale, come se esistesse un'economia irreale. In realtà tutte le aziende sono aziende reali, anche quelle quotate, Certo, ah no, no? no, ma Per cui sicuramente. non c'è una distinzione tra economia reale e economia finanziaria. Siamo nel paese di Fra Pacioli che inventò la partita doppia, per cui noi sappiamo che dal lato dell'attivo ci sono gli attivi, quello che chiamiamo economia reale, gli assets, dal lato del passivo c'è la finanza, ci sono le obbligazioni, i debiti e il capitale. E le due Assolutamente, cose sono esattamente sono uno specchio l'una assolutamente. dell'altra, per cui non c'è un'opposizione, c'è No, no, un riflesso. Anzi, quello che manca in Italia è proprio il lato della finanza, come abbiamo detto, perché le aziende si quotano,
però se non ci sono gli investitori che investono nel capitale di queste aziende, non investono a sufficienza nel capitale di queste aziende, si creano questi scompensi, questi squilibri di cui stiamo parlando. Assolutamente. Adesso, in questo senso rientra l'iniziativa del Fondo Strategico Nazionale che attraverso la creazione di questi 10 fondi da 70-80 milioni ciascuno dovrebbe riportare un po' di liquidità al mercato. Prevalentemente saranno fondi destinati al segmento star, speriamo che qualcosina arrivi anche sul mercato EGM. Questo è un inizio, ma c'è bisogno di molto di più, perché come abbiamo detto, c'è tanta possibilità, c'è tanto risparmio. Abbiamo parlato dei fondi pensione, con il fondo strategico stiamo parlando di meno di 1 miliardo, Sì. mentre basterebbe un 1-2% dei fondi pensione delle casse di previdenza per investire anche 3, 4, 5 miliardi, per non parlare, come hai detto tu, del mondo assicurativo. Certo. Quindi le Questo, risorse tra l'altro, le assicurazioni, non è che le assicurazioni italiane hanno dei vincoli maggiori rispetto alle assicurazioni europee, perché tutte quante sono soggette alle medesime regolamentazioni. La normativa Solvency 2 vale in tutta Europa, quindi come l'AXA oppure Allianz investe sui rispettivi mercati azionari delle cifre importanti, non si vede perché non lo possa o non lo debba fare Unipol piuttosto che Generali, piuttosto che Italiana Assicurazioni o via di seguito. Quindi la normativa è identica, si tratta di avere un cambiamento culturale che in questo momento non vedo facilmente. e quindi come la vedi l'evoluzione di questo sistema? Allora, Come? io l'evoluzione quella che vedo è che da una parte sicuramente il Fondo Nazionale Strategico Indiretto è la prima spinta. Mi sono un po' col nostro documento e un po' parlando e tirando la giacchetta alle autorità di controllo e ad alcuni esponenti della politica, stiamo facendo passare il messaggio che i fondi pensione devono guardare un po' di più al mercato italiano e devono smettere di investire così pesantemente sulle azioni di aziende all'estero. Se si riesce a diciamo, far partire questo tipo di impostazione con una mentalità un pochino più attenta al mercato italiano, penso che potremo avere delle interessantissime opportunità, perché le aziende italiane sono comunque dinamiche. Certo, non siamo nei settori avanzati della tecnologia più spinta, dall'intelligenza artificiale o ad altro, però per esempio nel mondo della cosiddetta space economy l'Italia è uno dei paesi europei più avanzati in assoluto. Certo. Oggi abbiamo delle realtà italiane che sono considerate tra le migliori al mondo nella space economy. Però anche lì sono investimenti colossali, cioè sono investimenti da 10, 20, 30, 40 milioni che in questo momento vengono effettuati da o operatori di venture capital stranieri oppure vivacchiano e vanno avanti un po' alla volta. A parte un paio di realtà quotate sul mercato EGM e a parte Leonardo, ecco, però ci sono tantissime realtà in questo senso. Idem nel campo farmaceutico. Nel campo farmaceutico l'Italia ha molto da dire. È comunque considerato un operatore importante a livello europeo, se non il primo, il secondo operatore sicuramente. Quindi l'Italia ha delle buone opportunità di imprese che se trovano il mercato disponibile vengono. È come il mercato all'ingrosso del pesce. Se io riesco a portare dei buoni pesci, poi gli acquirenti li trovo e quindi Domanda e per- offerta. e devo trovare, esatto. Io penso che le imprese ci siano, si tratta di far sì che gli investitori, anziché andare a comprare il pesce al mercato inglese o americano, vadano alle pescherie italiane, ecco. Specialmente se sono investitori italiani. Specialmente se sono investitori italiani. Bene, grazie Alberto. Niente, grazie a te. Grazie della conversazione. Concludo con le due solite note. Uno, è che abbiamo fatto una conversazione un'amabile conversazione con Alberto Franceschini, chairman di Antro Mobiliari. Niente di tutto quello che abbiamo detto deve essere considerato come un consiglio di investimento. E la seconda annotazione, la seconda preghiera è quella di sottoscrivere il canale Made in Italy CEO in modo da permetterci di continuare a fare queste, spero, interessanti podcast con i CEO delle società quotate in Italia. Grazie Alberto, grazie a tutti. Grazie a te. A presto.